Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio Home Restaurant. Oggi vado a preparare un piatto della tradizione ligure che oramai è entrato con prepotenza in tutta Italia, lo conoscono quasi tutti, è il famoso brandacujon. L'ingrediente principale di questa ricetta per noi liguri è lo stoccafisso. Lo stoccafisso non è altro che un merluzzo essiccato, un metodo di conservazione molto antico e poi viene rigenerato in ammollo, altrimenti il merluzzo può anche essere sotto sale e quindi diventa baccalà. Io normalmente uso la testa perché c'è un po' più di carne, ha un po' più di spine, però rende molto di più. Se no si può usare anche la coda, un po' più semplice, però c'è un po' meno da mangiare. Visto che era un piatto che si usava a mangiare nelle barche, bisognava avere degli ingredienti semplici e duraturi. Quindi stoccafisso, delle patate, aglio, ho trovato anche l'aglio di Versalico che è tipico della Liguria, molto buono, molto leggero, prezzemolo, un po' di limone, olive taggiasche e pinoli, un po' di vino bianco, mi raccomando che sia buono, un po' di sale, un po' di pepe e il nostro olio extravergine d'oliva taggiasco, che ce ne servirà anche in abbondanza. Il mio brandacujon prevede la stessa quantità di patate e stoccafisso, questo per avere un gusto molto buono. Se volete un prodotto un po' più delicato basta aggiungere qualche patata in più. Io, per facilitarmi la pulizia dello stoccafisso, lo metto 10 minuti a vapore, così poi è un po' più semplice togliere la pelle, la lisca e tutte le spine, e poi lo rendo anche un po' più gentile, un po' meno forte al gusto. Nell'acqua, per dargli un po' più di sapore, ho messo un prezzemolo, 2 foglie d'alloro, 2 bacche di ginepro e 2 chiodi di garofano. Quindi metto lo stoccafisso a cucinare, dopo 10 minuti, un quarto d'ora lo tolgo, così riesco a togliere tutte le spine, come potete vedere. Anche la pelle si stacca molto facilmente e in questo modo riusciamo ad avere uno stoccafisso pulito e soprattutto senza spine per i nostri ospiti. Poi incomincio a pulire le patate, le vado a tagliare a fettine. Mi raccomando, in questo caso non le vado a mettere in acqua fredda per togliere l'amido, perché l'amido ci servirà per creare la crema del brandacujon. Preparo l'aglio, prendo 2 spicchi, li vado a schiacciare e poi li metto in uno stuzzicadente. Siamo pronti per cucinare. La mia bella casseruola di rame, olio extravergine d'oliva taggiasco, metto l'aglio, aggiungo il mio stoccafisso, faccio insaporire e poi sfumo con un po' di vino bianco. Lascio insaporire per almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Passato il tempo tolgo l'aglio, aggiungo ancora un goccino di acqua e lascio cucinare per 30 minuti. Poi aggiungo le patate, faccio insaporire ancora un po', aggiungo acqua calda. Adesso che ho tutti gli ingredienti aggiusto di sale, perché lo stoccafisso non è salato, se vi ricordate. Chiudo e lascio cucinare ancora per 20 minuti. Nel frattempo incomincio a tostare i pinoli, così riusciamo ad aumentare anche il gusto di questi bellissimi pinoli. Poi preparo anche il prezzemolo, mi raccomando tagliamo molto fine, deve sembrare proprio una polvere. Dopo 20 minuti, mezz'ora, controllo le patate. Come vedo che si possono sfaldare, come vedete, posso incominciare ad amalgamare il tutto, a brandare come si dice. Quindi mescoliamo energeticamente, aggiusto di pepe, aggiungo ancora un po' di sale e aggiungo anche un po' di limone, questo per dare un po' di acidità. Poi abbondante olio extravergine d'oliva taggiasco, non abbiate paura, mettetene pure in abbondanza, e continuiamo a brandare per far sì che si formi il brandacujon. Siamo pronti per impiattare. Prendo il mio coppa pasta, può essere servito come antipasto o anche come secondo, dipende sempre dalle porzioni. Presso bene, aggiungo i pinoli tostati, metto anche un po' di casualità nel piatto, aggiungo il prezzemolo, mi raccomando che sia tritato finissimo, metto sempre un po' di casualità nel piatto, aggiungo le olive taggiasche denocciolate che sono molto buone, anche in questo caso le vado a mettere in ordine sparso nel piatto e il mio brandacujon è pronto. Bene, eccolo qua, questo è il famoso brandacujon, piatto della tradizione ligure, molto antico. Come avete visto, ingredienti semplicissimi, ci vuole giusto un po' di pazienza, un po' di manodopera, però inserendo qualche tecnica di cottura un po' diversa e una presentazione un po' più moderna, questo piatto diventa anche un ottimo piatto contemporaneo. Vi aspetto per i prossimi video, ciao da Andrea.